Questo video è un mero scopo speculativo. Vogliamo soltanto catteggiare, non alimentare paure o fobie. A quello ci pensano i media e i governi più infami del mondo. Questa è la mia guida personale su come sopravvivere a una terza guerra mondiale. Ok, si avvicina il mio compleanno e volevo fare un video meno impegnativo per rilassarmi. Novalexio, per molti di voi, questa non è una cosa nuova, ha un potere che ogni tanto esce fuori come una maledizione. Quando trattiamo un argomento prevediamo il futuro. Facciamo un video sul Donbass il 23 dicembre 2021 e poi la Russia ha invaso davvero il Donbass a fine febbraio 2022. Il 22 luglio 2022 parliamo dell'oscura storia delle Chagos, un crimine impunito dei britannici. Ebbene, 2 anni dopo, il 3 ottobre 2024, i britannici restituiscono per davvero le Chagos a Mauritius. Il 17 novembre 2022 iniziamo la serie sulla latitanza di Messina Denaro e Messina Denaro uscirà allo scoperto nel gennaio 2023. Il 19 luglio 2024 dico questo: io la butto lì. Se Joe Biden dovesse alla fine farsi da parte e abbandonare la politica, forse il primo a beneficiarne sarà proprio lo stesso figlio, Hunter Biden. E poi il 21 luglio 2024 Biden si ritira per davvero. Il 27 settembre 2024 il Libano sta per implodere e 2 giorni dopo i capoccia del Mossad fanno fuori il capo di Hezbollah e il 1 ottobre Israele invade il Libano. Ecco, stavolta più di tutte ci auguriamo che questo potere faccia cilecca anche oggi, ma guardando a come sta andando il mondo negli ultimi tempi, guarda un po', per fortuna il vostro uccellaccio del malaugurio preferito ha per voi la guida perfetta. Sappiate che io non la seguirò. Troppa fatica, quindi quando sopravviverete al devasto ricordatevi di ringraziarmi. Ma prima, meglio limitare gli scenari di fantasia giocando a Conflict of Nations, lo sponsor di questo video. Conflict of Nations è un gioco di strategia militare PvP gratuito disponibile sia su PC che su mobile, dove potrete prendere il controllo di una nazione contemporanea esistente, potenziarne le forze armate, gestirne le risorse e condurla in quella che potrebbe essere per l'appunto una fittizia terza guerra mondiale, contro altri 128 giocatori. Potrete stringere alleanze con altri giocatori, il tutto in partite in tempo reale che si svolgono su mappe isometriche fluide. Nel corso delle partite elaborerete le vostre strategie, tra cui la fuga a gambe levate, ma anche costruire infrastrutture, impossessarvi di risorse, conquistare territori e mantenere alto il morale di truppe e popolazione. Cliccando sul link in descrizione otterrete un mese gratis di abbonamento premium e 13.000 unità d'oro da spendere nel gioco. Questa offerta è valida per soltanto 30 giorni, quindi sfruttatela prima che nuclearizzino la Svizzera. Lo scoppio della terza guerra mondiale ce lo immaginiamo un po' tutti come un fungo atomico. Repentino e immensamente distruttivo. Ed è così. L'ipotesi nucleare, tuttavia, non è l'unica da prendere in considerazione. Infatti avremo di fronte a noi 4 scenari diversi. Tutti orribili, sia chiaro, ma grazie alla mia guida li renderete meno orribili. Ok, il primo scenario, quello meno schifoso, prevederebbe un conflitto convenzionale combattuto, cioè con carri armati, caccia e navi da guerra. I mercati azionari crollerebbero e addio agli investimenti. I pericoli di morte però sarebbero innumerevoli, tra bombe che piovono dal cielo, edifici rasi al suolo, missili, fucili e la possibilità di venire chiamati a combattere da un momento all'altro. Per parafrasare il grande poeta Wilfred Owen, immaginate di voler diventare con orgoglio carne da macello e immolarvi per uno stato nel 2024. Mi fanno impazzire queste cose. Il secondo scenario riguarderebbe un conflitto convenzionale, sì, ma unito ad attacchi con armi chimiche e batteriologiche, ovviamente. Un conto è difendersi da pericoli tangibili, come un esercito di zituriddi armati. Tutt'altra storia è proteggersi da un virus infinitamente piccolo che può essere rilasciato in qualsiasi momento e mettere in ginocchio un paese intero se non viene individuato subito. Roba che 28 giorni dopo scansati proprio. Lo scenario numero 3 è quello meno auspicabile, cioè una guerra nucleare localizzata, laddove una potenza nucleare colpisce uno o più obiettivi nemici tramite armi atomiche. Un'apocalisse, certo, ma non tanto quanto lo scenario numero 4, una guerra nucleare totale, una battle royale dove chiunque può essere bersagliato e che, dato l'elevato impiego di bombe atomiche, porterebbe a quella famosa distruzione mutua assicurata di cui si parlava ai tempi della guerra fredda. In altre parole, sarebbe inverno nucleare e game over per tutti. Niente più pizza Domino's quando faccio reportage all'estero. Concentriamoci quindi sui primi 3 scenari. Come disse una volta quel vecchio mattacchione di Sun Tzu, se conosci il tuo nemico e te stesso, non devi temere il risultato di 100 battaglie. Ma visto che non siamo più nella Cina del 500 a.C. e che possiamo utilizzare gli aerei, aspettare che la terza guerra mondiale scoppi non ha molto senso. Anzi, sarebbe cosa buona e giusta informarsi per avere quantomeno il sentore di che direzione sta prendendo il mondo a livello geopolitico. Seguire Novalexio sia su YouTube che su Instagram è un buon punto di partenza. Per vostra informazione sto ammiccando con l'occhiolino mentre vi consiglio il nostro Instagram. Soltanto così potrete anticipare l'esodo generale e fare come Nelson nei Simpson.
Resta da capire dove andare. Come disse qualcuno, fuggire sì, ma dove? Prendiamo un mappamondo, arrivo, e individuiamo le principali potenze globali. Novalandia. Stati Uniti, Cina, Russia, mettiamoci anche India, Israele, Indonesia e tutta l'Europa con Regno Unito, Germania, Francia e, mi dispiace, anche l'Italia. Ecco, questi luoghi rientrano nella categoria di quello che potremmo definire bingo dell'apocalisse. Pensateci, è molto razionale. Quando i capoccia militari elaborano una strategia, hanno un unico cruciale obiettivo: mozzare le gambe al nemico. Perciò conquistare o demolire obiettivi chiave dal punto di vista militare o commerciale, che siano basi aeree, hangar, magazzini, porti, ferrovie, centrali, strutture di ricerca scientifica e industrie. Più uno Stato è pieno di infrastrutture strategiche, più è a rischio di essere colpito da un nemico, perché risulta essere più importante e quindi di conseguenza più minaccioso. In Italia, città come Genova, Trieste, Ancona, Bari, Cagliari e Civitavecchia sarebbero le prime a venir prese di mira per via dei loro porti. Bologna per la sua importanza come snodo ferroviario, Roma e Milano per i loro luoghi di capitale istituzionale ed economica, senza contare che nelle basi di Ghedi e Aviano, rispettivamente in provincia di Brescia e Pordenone, sono stipate forse un centinaio di testate atomiche statunitensi. A rigor di logica, abitare in periferia o in campagna sarebbe preferibile, ancor meglio se in Molise, visto che non esiste. Ma qui sorgono due altri malus. Il primo, ci troviamo comunque in prossimità di combattimenti, e il secondo, in caso di guerra nucleare, l'esposizione alle radiazioni. Ed ecco che arriviamo a parlare della seconda categoria dei possibili luoghi di fuga, le oasi della fregatura. Tra queste, le più scontate sarebbero Svizzera e Canada. La prima perché, anche se famosa per la sua neutralità e dotata di più bunker antiatomici che persone, è nel bel mezzo dell'Europa. La seconda perché è troppo vicina agli Stati Uniti, e inoltre la maggior parte del suo territorio è una landa desolata ricoperta dal permafrost. Quante volte con me del resto avrete pensato: e che me ne frega a me, io scappo in Islanda? Idea legittima, è un posto lontano un po' da tutti, ma decisamente poco abitabile in un contesto di guerra generale. In primis perché potrebbe venir presa di mira per la sua posizione strategica nell'Atlantico. In secondo luogo, se tutte le rotte commerciali venissero tagliate, dimenticate i supermercati. L'Islanda non potrebbe importare cibo, il che significa che bisognerebbe produrselo allevando bestiame, pescando o coltivando, cose in Islanda di per sé non impossibili ma rese molto difficili da un terreno e da un clima poco clementi. Gli islandesi di un tempo lo facevano, ma quelli di oggi, in media avvezzi al Burger King, non credo proprio che riuscirebbero. Il ragionamento vale per entrambi gli emisferi e per tutte le zone situate nelle fasce polari, quindi Groenlandia, Svalbard e Patagonia, ma anche per le isole Faroe, che peccano di un'eccessiva vicinanza a Norvegia e Regno Unito. Ricapitolando, ecco quindi a voi una lista molto utile. Ci serve un luogo dove si può tirare avanti senza importazioni straniere, con discrete infrastrutture interne, ma non tanto cruciali da venire prese d'assalto, con un buon accesso a cibo e acqua, senza un clima estremo e, ultimo ma non ultimo, distante dalle radiazioni dai principali teatri di guerra. Ebbene, di luoghi simili ne esistono. Si tratta di quelli che possiamo chiamare paradisi della fuga. Ma se dovessimo scegliere il posto che meglio racchiude tutte le caratteristiche di un paradiso della fuga, quello sarebbe la Nuova Zelanda. È vero, a ovest c'è l'Australia, tassello geopolitico chiave per l'Indo-Pacifico, ma è altrettanto vero che Auckland, la capitale della Nuova Zelanda, dista più di 2000 km da Canberra, e gli altri stati insulari dispersi nel Pacifico non sono alternative poi così succose, al di là dei loro occhi. Per esempio, le Figi sono pericolosamente vicine alla Nuova Caledonia, territorio francese, e l'assurda Kiribati, repubblica insulare che ha 3 fusi orari diversi, di cui 2 che superano le 12 ore di differenza con l'Europa, dispone di pochissima acqua dolce e terreni coltivabili. Ma torniamo ai vantaggi della Nuova Zelanda. Oltre a dimenticarci della sua esistenza, se non per il Signore degli Anelli, e questo è un vantaggio se a premere il bottone rosso c'è zio Turiddu che non conosce bene la geografia, la Nuova Zelanda è talmente isolata dal punto di vista geografico che per colpirla dall'Asia occorrerebbe un missile intercontinentale con una gittata di almeno 9000 km. E poi c'è sempre la magia di Gandalf come scudo. Inoltre il 45% del territorio neozelandese è destinato all'agricoltura. Alcune aree, come le pianure di Canberra nell'isola sud, sono estremamente produttive. In generale su queste terre pascolano 10 milioni di mucche e 26 milioni di pecore, e poco meno della metà dell'energia neozelandese proviene da fonti rinnovabili. Unica pecca, trasferirsi in pianta stabile in Nuova Zelanda non è affatto facile per via delle stringenti norme sull'immigrazione. Quindi tocca muoversi con largo anticipo o rischiate di rimanere fregati. Per avere vita più facile però ho un'alternativa per voi, un altro paradiso della fuga. Sto parlando delle Isole Azzorre, distanti 1500 km dal Portogallo a cui appartengono e più di 4000 da New York.
Benché siano un pit stop fondamentale per la NATO nell'Atlantico, queste isole godono di un clima mite tutto l'anno, dispongono di terreni fertili, pesce in quantità, acqua potabile e piogge. Ogni anno le Azzorre, che già di per sé hanno un'esigua popolazione di meno di 250.000 persone, perdono centinaia di abitanti per via delle scarse opportunità lavorative e della povertà nell'arcipelago. Magari fare il percorso inverso potrebbe rivelarsi una mossa vincente. Si tratta un po' di una scommessa, come l'ultima che sto per proporvi, a cui sono sicuro non avrete mai pensato. Se non avete troppe pretese e volete un posto relativamente tranquillo, allora la soluzione potrebbe chiamarsi Malawi. Esatto, il Malawi è considerato uno degli stati più sicuri di tutta l'Africa. Non c'è mai stato un golpe, record non da poco per il continente, il 60% del suo territorio è molto fertile e ha grandi quantità di acqua dolce. Certo, poi è uno dei paesi più poveri del mondo, non il meglio dal punto di vista sanitario e infrastrutturale, ma voi potreste sempre costruirvi una vera fortezza recintata anche con un budget risicato. Si tratterebbe forse della soluzione più spartana tra quelle presentate, ma il Malawi ha un vantaggio non indifferente: la sua posizione geopolitica. Riflettiamoci, si trova in una zona di mondo poco rilevante ai fini di un terzo conflitto mondiale, è abbastanza lontano da qualsiasi grande potenza e, come i suoi vicini, non è così importante o strategico da diventare un obiettivo primario. Quindi questi i nostri rifugi ideali, se ve ne vengono in mente, oppure se non siete d'accordo con i nostri, lasciateci un commento e io vi fregherò il posto dove andare. L'ultima cosa da fare a questo punto è scegliere in che modo sopravvivere, o meglio, con che cosa sopravvivere. Diciamo che se non avete pensato a un bunker è o perché non volete vivere come dei topi in gabbia per decine di anni, oppure semplicemente non avete i soldi necessari. In entrambi i casi vi capisco e sono con voi. Eppure di aziende che ne costruiscono ce ne sono a bizzeffe, dalla Atlas Survival Shelters al tecnolusso fantascientifico della Survival Condo o della Vivos, fino alle pratiche soluzioni della Rising S Bunker, i cui costi partono dai $50.000 circa per un micro appartamento di 8 metri per 12, fino alle mega case sotterranee da 1, 2, 5 o persino 10 milioni. Comunque, ecco qui cosa fare. Appena arrivati nel vostro paradiso della fuga dovreste comprare un terreno, ancora meglio se provvisto di casa. La prima cosa da fare? Procurarvi semi e puntare su piante resistenti, che siano facili da coltivare e che producono cibo che sfama, come patate, fagioli, carote e cavoli. Se volete strafare, puntate su mais e alberi da frutto. Quando arriveranno tempi più bui, queste coltivazioni andranno combinate con del cibo in scatola o liofilizzato, specialmente se della Mountain House. Tenete a mente che i loro prodotti scadono nell'arco di 30 anni. Il video non è sponsorizzato da loro, lo giuro. Per finire occorrono chiaramente scorte di acqua potabile in bottiglia, a meno che non vogliate costruirvi un pozzo privato spendendo qualche migliaio di euro, sperando di non avere a che fare con la siccità. In ogni caso, cibo e acqua vanno stipati al riparo dell'umidità. Ora che avete cibo e acqua, ci sono altre cose di cui proprio non potete fare a meno, che prima o poi torneranno utili. La lista della spesa deve comprendere sicuramente medicinali di ogni genere, saponi e detergenti, cerotti, garze disinfettanti, vestiti comodi ma resistenti, materassi, cuscini, coperte pesanti, bollitori, compresse o filtri LifeStraw o Sawyer per purificare l'acqua, martelli, cacciaviti, pale, zappe, chiavi inglesi, brugole, corde, spago, coltelli, torce a manovella, lampade solari e batterie con pannelli solari portatili. E in linea di massima qualsiasi altra cosa vi venga in mente per mandare avanti una casa senza il bisogno di spostarvi con un mezzo a motore è perfetto, perché a quel punto non oso neanche lontanamente immaginare a quanto salirebbe il costo della benzina, sempre se i soldi avranno un qualche valore. E infine, in previsione dei peggiori scenari, cioè il caos generale in stile apocalisse zombie, potreste già pensare alle seguenti cose: bussole, mappe cartacee per orientarvi in assenza di GPS, piede di porco, taniche di benzina o diesel se disponete di un veicolo, armi per la difesa personale, per cui servono ovviamente permessi, porto d'armi e munizioni, maschere antigas e zaini di grossa portata qualora doveste fuggire. E volete l'idea bonus? Comprare un terreno isolato e recintarlo con un fossato interno e spuntone in stile Vietcong. Quanto potreste sopravvivere in una situazione simile dipende dalle vostre abilità e soprattutto dal vostro cuore. A ogni modo, questa era la mia guida. Scegliete voi cosa farne, se cestinarla, bruciarla, idolatrarla. Se devo dirvi la mia, ci sono troppe cose da fare, quindi preferisco tirare le cuoia in caso di terza guerra mondiale. E poi andiamo, dovrei abbandonare Nova Alexio per salvarmi da una guerra che forse scoppierà, forse no. E nel caso dovesse davvero succedere, speriamo soltanto su Conflict of Nations, che ringrazio ancora una volta per aver sponsorizzato questo video. Vi ricordo che l'offerta speciale che potete sfruttare tramite il link in descrizione, ovvero un mese di abbonamento gratis e 13.000 unità d'oro da spendere nel gioco, è valida per solo 30 giorni. O forse
Forse potrei spostare tutta l'attrezzatura, tutte le luci, il microfono e pure me stesso e rintanarmi nel bunker sotto casa che mi sono fatto costruire da quell'azienda menzionata poco fa. Chissà, ci vediamo al prossimo video, dal Malawi, dalla Nuova Zelanda, ora ci devo un attimo pensare, per aspera ad cibo in scatolam. Ciao!